Oggi ho il piacere di intervistare Annalisa Fedelino, che grazie alla collaborazione con il nostro gruppo, proprio lo scorso settembre ha acquistato Casale dei Mandrioli, una proprietà toscana situata in provincia di Livorno, a pochi chilometri dal mare. Ben trovata Annalisa. E, Grazie, buongiorno. solitamente in Great Estate ci piace iniziare le nostre interviste cercando di conoscere un po' più da vicino i nostri clienti. Quindi ti chiedo, vuoi raccontarci qualcosa di te? Quindi da dove vieni, cosa fai nella vita? Certo, grazie, buongiorno e grazie anche dell'opportunità di poter condividere la mia esperienza molto positiva, come sentirete, sull'acquisto della casa con Great Estate. Mi chiamo Annalisa, sono negli Stati Uniti, a Washington, da 27-28 anni. Sono venuta qui per lavorare per un'organizzazione internazionale, il Fondo Monetario Internazionale, con l'intenzione di stare inizialmente un paio d'anni così e poi rientrare, e poi non è mai successo. Ho conosciuto poi mio marito, ci siamo poi sposati, abbiamo avuto 3 figli, lavoriamo tutti e due qui e quindi insomma siamo rimasti qui. Il lavoro mi ha portato, non tanto nella fase Covid, ma mi ha portato a viaggiare, ed è stato appunto grazie ai viaggi che ho fatto che ho avuto la possibilità di fermarmi in Italia abbastanza frequentemente e quindi poter avere l'opportunità di cominciare a vedere case. Credo di aver cominciato nel 2018 e quindi insomma sì, questo è stato diciamo l'inizio della nostra avventura per prendere la casa. Perché hai deciso di acquistare una proprietà proprio nel centro Italia? Dunque, io sono toscana di nascita, Ti senti, forse direi. sì, forse non proprio di origine, mio padre è calabrese, mia mamma veneta, però poi si erano trasferiti a Prato e io ho sempre avuto, diciamo, una grande passione per la Toscana che probabilmente si è anche acuita negli anni con il fatto di non abitare più in Italia e quindi l'idea di avere una casa nostra in Italia e soprattutto in Toscana era una cosa molto importante. Bene. Come hai scoperto il gruppo Great Estate? Allora, questa è una bella domanda. Non mi ricordo esattamente come ho scoperto il gruppo Great Estate, ma credo sia stato sostanzialmente per caso. Cioè, presumo, nelle varie ricerche così che uno fa su internet, di essermi imbattuta probabilmente in qualche proprietà che avevate listato voi. L'agente, di riferimento era Tommaso Liscaio, di cui poi sono molto contenta di parlare, e mi sono messa in contatto mandando, credo, una semplice mail a cui poi ho avuto risposta e di lì, come si dice, da cosa nasce cosa. Ci siamo poi incontrati, io mi ricordo venendo con il treno fino a, non mi ricordo come si chiama la stazione più vicina da voi, Chiusi? e Chiusi che lanciano il Chiusi, esattamente, la stazione di Chiusi, e mi ricordo di essermi trovata con Tommaso, il primo di tanti sopralluoghi che abbiamo fatto insieme per vedere case. Sì. tempo. Quindi mi dicevi, il tuo consulente di fiducia Great Estate è stato appunto Tommaso Liscaio. Lui stesso ci ha raccontato che la ricerca della tua casa ideale è iniziata, poi come ci hai confermato anche tu, nel 2018 e che nel corso del tempo tra voi si è instaurato un rapporto di fiducia molto solido. Per quale motivo hai deciso, diciamo, di fidarti e affidarti a Tommaso? Guarda, fin dall'inizio Tommaso è stato molto, a parte molto responsive, cioè mandi gli mail, rispondi, mandi messaggio, rispondi. Ecco, Reattivo, questa è una diciamo. cosa che apprezzo molto perché nel corso della ricerca sono stata in contatto anche con altri agenti che ti dicono ti farò una ricerca, ti faccio sapere, eccetera, eccetera, e poi sostanzialmente spariscono, forse anche perché non sanno quanto tu sei interessato. Quindi penso la fiducia è stata da parte mia, ma la fiducia è stata sicuramente anche da parte di Tommaso, che si è fidato di questa dichiarazione di interesse nelle case, però onestamente anche da parte vostra è un grande investimento di tempo, no? Seguire un cliente che poi magari anche con la prospettiva che alla fine non succeda più nulla. E niente, no, Tommaso sempre molto, appunto, come si dice, responsive, non so come si dice in italiano, ma insomma. Penso E reattivo, poi, attivo. Quindi capisco. esatto, ma poi anche la cosa bella, che uno lavorando con, nel mio caso Tommaso,
si rende conto che dietro veramente c'è un gruppo forte. Per esempio, all'inizio, quando io ho visto dei listings che mi interessavano, Tommaso mi diceva: questi sono curati dal mio collega, mi metto in contatto col collega, ti faccio sapere, eccetera. E lui era, diciamo, un po' come il mio punto di riferimento per entrare a tutte le proprietà a cui il gruppo aveva accesso in una maniera, diciamo, molto, molto ben organizzata. E nel corso delle mie visite, infatti, ho conosciuto anche altri agenti vostri con cui poi ho parlato, eccetera, eccetera. E la cosa che mi è sempre molto piaciuta è che era chiaro che, nonostante Tommaso, per esempio, poteva avere interesse a farmi vedere proprietà sue piuttosto che proprietà di altri, però sempre questo spirito di grande collaborazione, cioè non ho mai avuto l'impressione che ci fosse competizione, ti porto via il cliente, no? Eccetera, ma invece questo spirito proprio di come team, ecco, questa cosa del teamwork, del lavoro di squadra, secondo me si sente fortissimamente. E poi questo è culminato quando nel corso di una nostra visita un'estate, che credo fosse l'estate del 19, prima del Covid, siamo venuti tutti giù con la famiglia e lì abbiamo avuto anche l'occasione di incontrare Stefano, che ci ha portato lui personalmente a vedere delle proprietà, e quindi insomma è stata un'esperienza, diciamo, molto bella, perché uno veramente si rende conto che tutta l'organizzazione sta lavorando per te. Perfetto, molto bene. La tua lunghissima ricerca, perché insomma lunghissima, diciamo comunque lunga, perché iniziata nel 2018, si è conclusa, tra virgolette, quando hai scoperto Casale dei Mandrioli. Ricordi la prima volta che hai visto la proprietà? Quali sensazioni hai provato? Sì, allora innanzitutto vorrei dire è stata lunga anche perché è stata interrotta dal Covid, perché c'è stato praticamente un anno in cui io non ho più viaggiato, non sono più venuta in Italia, eccetera, eccetera, quindi anche per quello. Allora sì, è stato un po' un calvario, penso soprattutto per Tommaso, perché ero partita che volendo una casa nella provincia di Siena e poi progressivamente mi sono spostata verso la costa con l'idea, non so perché, ma con l'idea che soprattutto per i figli, magari un domani quando loro vengono a stare con noi in vacanza, eccetera, che probabilmente avere anche la flessibilità di avere una spiaggia vicina potesse essere qualcosa di interessante. Allora, la casa Mandrioli l'ho vista per la prima volta in aprile. Sono venuta in Italia per stare con mia madre 2 settimane, di cui una lavorava e un'altra mi dedicava alle case. Con Tommaso avevamo fatto un lavoro, in realtà Tommaso aveva fatto un lavoro molto capillare di ricerca di proprietà, 5 ne avevamo listate e nel tempo che io sono arrivata 3 erano praticamente già state vendute, una il proprietario non si era mai fatto vivo ed era rimasta questa casa dei Mandrioli. E Tommaso infatti era dispiaciuto dicendo: ma ti faccio perdere tempo andando a vedere una sola proprietà. E io avevo detto: ma fosse quella giusta, vale la pena. Quando noi siamo arrivati, la proprietà dei Mandrioli è una proprietà secondo me molto bella, non l'avrei comprata altrimenti, ma è molto elegante nella sua semplicità. I proprietari hanno fatto veramente, secondo me, una grande opera di ristrutturazione e poi è circondata da questo terreno, da questo verde intorno che dà veramente un grande senso di tranquillità. E mi ricordo, dopo aver visto la casa, i proprietari molto gentilmente ci siamo seduti fuori su dei divanetti a prendere un caffè e veramente ho avuto l'impressione di essere in un salotto all'esterno, con grande pace, ma bello, con questa poi visione della casa di fronte e questa insomma è una cosa che mi è piaciuta molto. Poi la casa ha dei dettagli o delle proprietà per me molto interessanti, a parte gli spazi, le camere, i bagni, eccetera, ma ha una cucina secondo me molto bella. Tommaso l'ho veramente ossessionato con questa storia della cucina, ho delle fisse particolari, di cui una è ci deve essere una finestra sopra il lavandino, perché quando faccio da mangiare, lavo le cose, eccetera, ho bisogno della luce naturale. E per l'appunto, la casa dei Mandrioli, di tutte le case credo che abbiamo visto insieme, che penso nessuna aveva questa caratteristica, ha per l'appunto la finestra sopra il lavandino. E quindi quello è stato veramente amore a prima vista. Sarà stato anche un segno del destino il fatto che ci avesse... Penso proprio di sì, penso proprio di sì. Perfetto. Brevemente, Annalisa, come definiresti la tua esperienza con Tommaso e più in generale con tutto il gruppo Great Estate? Guarda, ottima, non so se esistono superlativi, cioè la migliore delle migliori veramente. Come anche detto, vabbè, innanzitutto Tommaso
che è stato veramente fantastico nel corso degli anni. A un certo punto, infatti, nella fase Covid mi sono rifatta viva con lui dicendo: Tommaso, sto ricominciando lentamente a guardare case, capisco perfettamente se non hai più interesse a seguirmi, visto che c'erano stati vari tentativi, ma poi alla fine non era mai, soprattutto un tentativo, non era mai andato niente in porto. E lui invece subito ha detto: no, Annalisa, mi farebbe moltissimo piacere, ma scherzi, eccetera. Quindi anche lui, diciamo, si è fidato di questa italiana un po' così, che vive all'estero, che viene non viene, dice non dice, sparisce, ricompare, insomma, eccetera. Quindi Tommaso, che è veramente stato fantastico, ma soprattutto devo dire poi nella fase di trattativa e nella fase lunga che ci ha portato poi fino a Rogito, lui a ogni step of the way, a ogni passo del cammino, si è veramente preso cura dei miei interessi in una maniera molto trasparente e molto corretta, però dicendo: Annalisa, non facciamo così, facciamo così. Annalisa, secondo la mia esperienza è meglio fare così. Annalisa, lui si è messo in contatto col notaio, si è messo in contatto col geometra, contatto costante con i proprietari, nonostante i proprietari avessero un'altra agenzia, e lui veramente, anche a detta dei proprietari, è stato chiave, diciamo, per arrivare alla risoluzione di questa trattativa, che è stata non tanto la trattativa in sé, ma diciamo poi assicurarsi il mutuo e tutto quanto. Io sono cittadina italiana, ma non residente italiana in Italia, e non con un reddito in Italia, e questo è stato un fattore, diciamo, che ha complicato le cose. Non è finita lì. Anche una volta comprata la casa, Tommaso ha continuato a seguirmi. Includo stamattina che ho avuto un messaggio da Eolo per installare il servizio internet, e che appunto dovevo chiarire con Tommaso se il pagamento, eccetera. Cioè lui si è veramente incaricato di tutto, e lui mi aveva sempre detto: guarda che la relazione con Great Estate non finisce il giorno che tu firmi il contratto, e questo è chiaro. Ma come ho detto prima, dietro a Tommaso ci sta una squadra fortissima. Lui, per esempio, quando avevo fatto la proposta preliminare, l'aveva fatta vedere a non so chi da voi, per essere sicuro che fosse consona a tutti i requisiti della legge. Cioè c'è veramente, diciamo, una professionalità dietro e dei servizi specializzati dietro, sia a livello architettonico strutturale, che a livello appunto giuridico, finanziario, eccetera, che è veramente fantastica. Per cui, cioè, quando uno, secondo me, lavora con voi, lavora veramente con tutti voi. E quindi questo, diciamo, è una grande garanzia, soprattutto per qualcuno che, come me, magari non è in Italia e si trova all'estero. Splendido, siamo felici. Senti Annalisa, non mi resta che rivolgerti un'ultima ma importantissima domanda. Alla luce della tua esperienza, consiglieresti Great Estate ad altri clienti internazionali che, come è successo per te, vogliono acquistare una proprietà di prestigio in Italia? Sì, assolutamente. Infatti, dopo che finiamo questa intervista, ti devo chiedere, ho un mio vicino di casa che ieri sera mi ha telefonato, è interessato a comprare una casa in Italia, e gli ho suggerito di lavorare con voi, quindi ora dopo offline ne parliamo. No, assolutamente, assolutamente, assolutamente. È stata veramente un'esperienza, e devo dire, senza fare nomi, anche facendo il confronto con l'agenzia con cui i venditori lavoravano, devo dire il modo in cui voi vi siete comportati, i servizi che avete prestato, veramente la cura, l'assistenza, anche l'amicizia, devo dire, sono stati veramente incredibili, incredibili. Quindi sì, come si dice in inglese, tutte le mani giù a favore di Great Estate, all hands down. Ok. Dunque Annalisa, la nostra intervista si conclude qui. A nome mio e di tutto il gruppo Great Estate vorrei ringraziarti per averci raccontato la tua esperienza e per averci dato l'opportunità di offrirti i nostri migliori servizi. Quindi grazie davvero, è stato un piacere Grazie a voi. conoscerti e fare questa intervista insieme. Senz'altro, grazie a voi. Ai nostri amici, a chi segue il magazine, a chi segue i nostri canali social, io rivolgo un caro saluto e ci rivediamo alla prossima intervista. A presto! Grazie.